Milan-Inter, finale di Supercoppa italiana, finalmente ci siamo, in palio un trofeo, ma anche un pezzo di questa stagione. Allora, che tipo di partita sarà? Che cosa ci aspettiamo? Quali sono le chiavi tattiche e non solo di questa partita e soprattutto che cosa deve fare l'Inter per vincere questa partita, per vincere questa Supercoppa italiana? Ovviamente un gol in più dell'avversario, molto molto banale, ma come lo facciamo questo gol in più? Come si vince appunto questa partita? Ne parliamo nell'episodio di oggi in cui facciamo anche un punto della situazione con le ultime notizie, le principali notizie del giorno in questa vigilia della Supercoppa italiana. Per cui innanzitutto ben ritrovati amiche e amici passioni interisti in questo nuovo episodio di oggi. Vi chiedo subito un bel mi piace, se non l'avete ancora fatto iscrivetevi subito al nostro canale, clic sul tasto iscriviti così non vi perdete tutto l'avvicinamento alla Supercoppa e non solo. Saremo in diretta come ogni giorno alle 19:30 per il prepartita, la vigilia. Poi nel giorno della partita dalle 12 alle 13 preview con ospite un esperto di Casa Milan per fare il punto anche sull'avversario e dalle 18:30 invece la nostra maratona con la live reaction più seguita in Italia per tifare Inter tutti insieme. Come ho scritto nel titolo di questo episodio, per presentare questa partita, per andare un po' più a fondo, oltre alle notizie che commenteremo dopo, ho cercato, mi sono riguardato tante partite, tante analisi, tanti report e non solo, e ho individuato quelle che secondo me possono essere le 7 chiavi principali decisive in questa gara, sulle quali ovviamente mi aspetto che l'Inter possa andare a lavorare attentamente per vincere questa partita che, come dicevo, ha un'importanza veramente enorme, al di là del singolo trofeo. E andiamo subito con ordine. La prima chiave sarà inevitabilmente la fase difensiva, perché l'Inter fin qui ha perso terreno in campionato, non tanto per la sterilità offensiva, visto che comunque questa squadra continua a segnare tanto, nonostante anche varie assenze importantissime, quanto invece per i troppi gol subiti, di cui abbiamo parlato moltissimo, abbiamo analizzato molto a fondo anche qui su Passione Inter. Troppi gol subiti che devo dire comunque è un tratto comune anche al Milan, visto che anche il Milan sta subendo diversi gol, però se ne parla molto di più dell'Inter, ma questo lo sappiamo. Due elementi, noi ci concentriamo ovviamente sulla fase difensiva dell'Inter, quella che dobbiamo sistemare noi per vincere la partita, e sono due gli elementi importanti secondo me in questo senso. Da un lato i duelli uomo su uomo ed in particolare quindi quello tra Acerbi e Giroud sarà un duello molto importante, visto che anche nel derby di campionato che abbiamo perso nel girone d'andata purtroppo è stato decisivo in negativo, un duello proprio tra De Vrij e Giroud. Poi soprattutto mi aspetto una particolare attenzione, una sorta di gabbia, possiamo dire così, sulla destra su Theo Hernandez e soprattutto Rafael Leao, la corsia di sinistra del Milan con Leao che è di fatto la vera arma in più di questo Milan. In questo senso quindi mi aspetto, sulla base anche di quanto abbiamo visto pochi giorni fa nella gara contro il Napoli con Kvaratskhelia, che secondo me può essere per certi versi messo a paragone, a confronto con il Leao del Milan per importanza e per valore tecnico, ecco, contro il Napoli abbiamo visto Skriniar, Barella e Darmian hanno avuto un ruolo cruciale e lo avranno ancora una volta nel creare questa gabbia, appunto, chiamiamola così, comunque questa rete di protezione lì su quella fascia. Soprattutto da Skriniar mi aspetto una prestazione sui livelli del Milan Skriniar che conosciamo, con una marcatura feroce, anche cattiva, agonistica su Leao. Spesso secondo me vedremo poi Çalhanoğlu che sarà attratto anche da quella parte per creare ancora più densità. A quel punto però sarà veramente fondamentale che dall'altro lato Mkhitaryan e Di Marco facciano più attenzione di quanto non ne hanno fatto nella prima parte di stagione nel coprire sui cambi di gioco, sul cambio di fronte. Secondo punto molto importante sarà disinnescare Bennacer o comunque cercare di contenerlo il più possibile, di complicargli il più possibile la vita, perché Bennacer possiamo definirlo un po' il Brozovic del Milan per importanza nella manovra, e noi sappiamo bene quanto Brozovic, quando è stato a disposizione, potesse essere schermato, e quando veniva schermato l'Inter andava in difficoltà. Quindi da Lautaro e Dzeko in questo senso mi aspetto anche tanto lavoro per cercare di bloccare il più possibile Bennacer, quindi di bloccare il più possibile la prima fonte di gioco del Milan. Dall'altro lato ovviamente Lautaro e Dzeko saranno una chiave fondamentale anche in senso offensivo, anzi quella forse sarà la principale per favorire tutta la squadra, non solo per segnare i gol ovviamente. In questo senso facevo riferimento prima alla gabbia vista contro il Napoli, contro il Verona in un'altra partita molto recente
differente. Abbiamo visto secondo me altri spunti molto interessanti che potremo ritrovare in questa partita. Il Verona giocava molto basso dietro con tanta densità con i difensori e i nostri 2 attaccanti Lautaro e Dzeko hanno fatto un lavoro molto importante a muoversi incontro, a venire incontro per cercare di attrarre fuori i loro difensori, far muovere la difesa e quindi favorire poi anche gli inserimenti. In questo modo, se vi ricordate, era arrivato anche il gol dell'1-0 segnato da Marcelo Brozovic nel derby appunto a cui facevo riferimento prima, perso lo scorso nel girone d'andata appunto per 3-2, con Lautaro che era venuto incontro a gestire il pallone, nello spazio creato dagli attaccanti si butta Brozovic che riceve e batte la difesa avversaria, batte il portiere avversario. Quindi dovremo essere molto pazienti nella costruzione dal basso per cercare poi il momento giusto per verticalizzare rapidamente e sfruttare questo lavoro degli attaccanti. Muovere la difesa può essere una delle chiavi sicuramente più importanti per mettere in difficoltà il Milan. Mi aspetto quindi da questo punto di vista anche una gara gestita a fasi da parte dell'Inter. Anche questo l'abbiamo visto secondo me contro il Napoli. Inevitabilmente non potremo avere il dominio del gioco per tutta la partita e inevitabilmente credo che l'Inter debba avere un baricentro un po' più basso rispetto a quello che abbiamo visto nella prima parte di stagione. Un baricentro un po' più basso ti porta ad avere degli equilibri in più che secondo me sono quelli che sono mancati quando abbiamo subito tanti gol in molte partite degli scorsi mesi. E quindi il Milan proverà sicuramente a rubarci palla molto alti sulla nostra tre quarti per poter poi verticalizzare subito sugli attaccanti ed andare in porta. Dovremo essere abili a gestire i vari momenti, essere chirurgici poi anche nella costruzione dal basso con l'aiuto dei centrocampisti e capire quando si può alzare la pressione e quando si può invece un attimo respirare. Quindi gestire le energie, anche perché sappiamo che ci sono vari problemi di formazione tra assenti e giocatori non ancora al top della forma e quindi bisognerà anche sapere che dalla panchina si può attingere ma con dei limiti. E a proposito di energie, saranno fondamentali anche le gestioni delle energie mentali. Sappiamo che il Milan quando gioca sempre con un gioco molto aggressivo, anche ai limiti del fallo e anche nell'ultimo derby siamo un po' caduti nelle provocazioni, siamo un po' usciti dalla partita in alcune fasi. Questa partita avrà una pressione ancora superiore per tanti motivi e sappiamo quanto la testa ha inciso soprattutto sulla nostra Inter nella prima parte di stagione. Inzaghi per me ha dimostrato che comunque sa preparare bene le partite, sa leggere le partite in anticipo, soprattutto quelle in gara secca. Dobbiamo esserci fin dall'inizio al 100%, con umiltà e senza paura, perché quest'Inter sicuramente può vincere. Attenzione poi come sesto punto ai calci piazzati e ai colpi di testa in modo particolare. Il Milan quest'anno sta subendo tanti gol di testa e sui calci piazzati, cosa che abbiamo in comune anche qui, perché anche l'Inter ne sta subendo tanti, il Milan di più, quindi ogni tanto secondo me peccano un po' di attenzione appunto in queste situazioni, è un'arma che possiamo e dobbiamo sicuramente sfruttare. Infine, attenzione ai portieri perché Onana non è Andanovic e Tatarusano non è Maignan, con tutto il rispetto per tutti quanti ovviamente, però sfruttiamo di più intanto da un lato la giocata del portiere immediata sugli attaccanti, non sempre, però in alcune fasi secondo me quando vediamo che il Milan ci sta pressando alti, se siamo in difficoltà, anziché forzare la giocata, in alcuni casi Onana può farti la giocata positiva in avanti, verticalizzare e evitare dei rischi inutili che ci sono costati anche il derby dell'andata. Dall'altro lato soprattutto tiriamo di più, tiriamo da fuori, proviamo a tirare dalla distanza. Magari ecco, adesso che lo diciamo Tatarusano farà 200 miracoli, non prenderà gol e sarà impossibile da battere, però proviamoci. Anche nello stesso derby che dicevo prima dell'andata, è stato decisivo anche Maignan su un tiro di Çalhanoğlu, uno dei pochissimi che abbiamo tentato dalla distanza, si stava per infilare proprio all'angolino, invece Maignan ci è arrivato, ci ha messo la mano e ha evitato il 3-3 che avrebbe potuto poi far ribaltare la partita. Ecco, Tatarusano non credo sia forte così come Maignan, quindi dobbiamo provarci un po' di più. Queste secondo me sono quindi le chiavi anche più tattiche, di questa partita. Poi, ci saranno anche altri elementi ovviamente sui quali bisognerà fare affidamento per battere questo Milan. Ci saranno altri duelli a distanza e non solo questi, però sono secondo me i 7 temi centrali in una partita che, come dicevo, vale un pezzo di stagione anche, oltre che il singolo trofeo, perché entrambe le squadre, Milan e Inter, arrivano con qualche problema. Quelli dell'Inter ci sono, non li nega nessuno. Secondo me però vengono anche un pochino accentuati ulteriormente rispetto
alla reale situazione dell'Inter. Quindi io sono abbastanza fiducioso per questa partita. Nel Milan ho avuto la sensazione che qualche certezza si possa essere incrinata. Ascoltando anche Pioli in conferenza stampa alla vigilia ho avuto un po' questa sensazione. C'è una grande possibilità per l'Inter, cioè quella di dare un'ulteriore scossa ad una rivale molto agguerrita, una rivale importante, quindi si può dare un altro colpo alle loro ambizioni, oltre che portare a casa un trofeo che può avere secondo me un doppio peso, perché potrebbe sembrare un dettaglio banale, secondo me non lo è però. Il Milan l'anno scorso è tornato a vincere lo scudetto dopo diversi anni senza trofei importanti. Quest'anno è distante come noi dalla vetta, è già fuori dalla Coppa Italia. Se ci prendiamo la Supercoppa italiana c'è la possibilità concreta di lasciarli a 0 titoli, come si dice spesso, e secondo me anche nell'ottica dell'aprire un ciclo e del discorso delle convinzioni, lo stesso eccetera, isolare, diciamo così, lo scudetto vinto l'anno scorso a livello di palmarès può essere abbastanza strategico, mettiamola in questa chiave. Quindi per me è veramente troppo importante vincere questa partita in questo momento. L'Inter non avrà Brozovic ed Handanovic, mentre Lukaku sta tornando a lavorare con i compagni, dovrebbe andare in panchina, potrebbe avere anche uno spezzone di partita. Darmian è in vantaggio su Dumfries, Barella è pronto a tornare dal primo minuto, Acerbi in vantaggio su De Vrij, come dicevo anche prima, davanti Lautaro Martinez e Dzeko. Sostanzialmente l'unica novità rispetto alla partita col Verona dovrebbe essere appunto il ritorno di Barella da titolare in mezzo al campo. Queste quindi sono le ultime sulle formazioni. In diretta alle 19:30 approfondiremo ulteriormente con tutte le altre notizie, anche quelle di mercato che stanno facendo molto discutere in questi momenti, in queste ore. Vi ricordo poi che nel club ci avviciniamo alla gara, alla Supercoppa italiana su passioninter.club, quindi vi aspettiamo nel nostro club, sul nostro sito appunto per sostenerci e per entrare a far parte della nostra community. Prima di salutarvi vi lascio poi anche un altro episodio, un altro approfondimento che abbiamo pubblicato nelle scorse ore che non dovete assolutamente perdervi, in descrizione per chi ci ascolta in podcast, mentre per chi ci segue da YouTube vi basta cliccare proprio qui.